Stiamo andando in un posto speciale e vediamo se riesco a cadere dalla bicicletta. È domenica mattina, tutto tace, si sentono solo le cicale, ma tra poco arriviamo in questo posto che in realtà ho già mostrato in un altro vlog, ma molto brevemente. A tra poco. Sfrecciamo con le bici nel sottomura di Ferrara. Ciao! È il bello dell'estate. C'è caldo? È un po'. Sì, e adesso è ancora vivibile, ma tra un po' ci saranno 500.000 di gradi e speriamo di trovare un posto all'ombra dove sederci. Abbiamo una cameriera personale. Cosa abbiamo preso allora? Un succo ace, un succo al melograno e un krafen da dividere in due perché stamattina abbiamo già mangiato i pancake fatti in casa da Francesco. Esatto, perché questa mattina alla caffetteria Schifanoia del Giardino dell'Amore di fianco al palazzo Schifanoia organizzano una colazione a base di krafen. È qualcosa che organizzano una volta al mese, credo. Quindi sentiamo come sono. Chissà se si sente la mia voce con tutte le cicale. Dunque, siamo alla caffetteria Schifanoia nel Giardino dell'Amore, che è un parco che si trova proprio di fianco al Palazzo Schifanoia, un palazzo importantissimo per Ferrara, ma in realtà anche a livello italiano. Il Palazzo Schifanoia è una delizia estense, è stata la residenza della famiglia Este, che erano i duchi di Ferrara. È chiamato Palazzo Schifanoia perché è una residenza voluta proprio per schifare la noia, cioè per schivare, evitare la noia, quindi per uscire dalla routine e dalla vita quotidiana di corte, per svagarsi, per giocare e per riposarsi, venivano qui, proprio per evitare la noia della vita quotidiana e normale. Era una residenza molto sontuosa, molto lussuosa, che doveva rappresentare e simboleggiare la grandezza della corte estense a livello europeo. Oggi è sede di un museo molto importante e molto interessante che spero di visitare di nuovo presto e spero anche di intervistare qualcuno e pubblicare un video sul Palazzo Schifanoia sul canale YouTube. Potrebbe essere un'idea. Stiamo andando in piazza Riostea per il Ferrara Music Festival. A vedere? Notre-Dame de Paris. Andiamo a vedere il musical di Notre-Dame de Paris. Tu l'hai già visto dove? Sì, tanti anni fa a Torre del Lago Puccini. Sembra bello e quindi No, è molto bello. per me è la prima volta. Conosco la storia, quindi so che in realtà sarà molto bello e non vediamo l'ora che inizi. Siamo un po' in ritardo forse. No, Andiamo a piedi perché ci sarà tantissima gente. 20 minuti di camminata. sarà murato di gente. Sarà murato di gente, esatto. In realtà era partito con 3 date, ma hanno dovuto aggiungere altre 2 date perché i biglietti si sono esauriti in pochissime ore. Noi abbiamo comprato i biglietti il 16 gennaio e oggi è il 27 luglio. 6 mesi sono volati. Quindi ci rivediamo in piazza Riostea tra poco. Ce la faremo!
Ce l'abbiamo fatta! Bene, con qualche ritardo esprimo la mia opinione sullo spettacolo, sul musical Notre Dame de Paris. Una parola, semplicemente straordinario. Straordinario tutto. Purtroppo non abbiamo potuto filmare lo spettacolo per ovvie ragioni e eravamo troppo stanchi per commentare dopo lo spettacolo, quindi faccio un breve commento adesso. Il Notre Dame de Paris è uno spettacolo con le musiche di Riccardo Cocciante che ha debuttato in Italia per la prima volta nel 2002. Quest'anno festeggia i 20 anni e infatti dopo 20 anni è tornato con il cast originario, quindi con la squadra di attori della prima edizione. È stato veramente bello, dalla musica che è straordinaria ovviamente, la storia che è quella di Victor Hugo, e la scenografia, le coreografie, l'alternanza fra gli attori cantanti e i ballerini, veramente sono riusciti a raccontare questa storia straordinaria attraverso delle canzoni, perché lo spettacolo è interamente cantato. Veramente, veramente bello. Emozionante vedere i cambi di scenografia, le luci, gli effetti speciali. Bello, bello, bello. E tutto anche in una cornice speciale, che è quella di Piazza Ariostea, a Ferrara. Veramente ha confermato e soddisfatto le mie aspettative. Spero di rivederlo un giorno all'Arena di Verona, perché mi vergogno molto di questo, non ho mai visto uno spettacolo all'Arena di Verona. Mi devo vergognare. Sono di nuovo in sella alla mia bicicletta, il mio super bolide, perché sto andando in centro a Ferrara. E che cosa c'è in centro a Ferrara l'ultima settimana di agosto tutti gli anni? Il Buskers Festival, un evento che mi piace tantissimo. Per 5 giorni ci saranno musicisti e artisti di strada che animeranno le vie del centro storico di Ferrara. Negli ultimi 2 anni è sempre stato un po' limitato, con accesso ristretto, con prenotazione. Invece quest'anno, per la prima volta dopo la pandemia, il Buskers Festival torna tra le vie del centro storico di Ferrara, quindi ti porto un po' in giro con me al Buskers Festival. Non potrò parlare perché ci sarà tantissima gente, lo so già, ci sarà un sacco di gente, ma spero di riuscire a farti vedere un po' com'è l'atmosfera di questo evento che a me piace tanto. A tra poco. L'arte fa da padrona in questi giorni e le vie di Ferrara sono animate da musicisti, cantanti, d'un pensiero ricorrente, una spirale, un labirinto circolare. ballerini, animatori che incantano e divertono i bambini. Qualcuno spera di avere qualche buona notizia relativamente al proprio futuro, parlando con una cartomante. Il tutto nella meravigliosa cornice storica di Ferrara. Mette sempre di buon umore il Buskers Festival. Ho respirato un po' di musica, di arte e adesso torno a casa sempre sul mio bolide a 2 ruote e ho il fanale rotto, quindi rischio di essere investito ogni 8 secondi.
Sono sempre in bicicletta in questi giorni e la cosa è molto normale visto che Ferrara è chiamata anche la città delle biciclette. Lo sapevi? Infatti se arrivi a Ferrara in macchina all'entrata sud della città troverai un cartello con scritto proprio Ferrara, la città delle biciclette. Quindi Ferrara è facilissima da girare in bicicletta, ci sono tantissime piste ciclabili. Il rovescio della medaglia è che quando ci sono tante biciclette ci sono anche tanti ladri di biciclette, quindi bisogna fare attenzione. Un altro aspetto negativo è che ci sono poi dei pazzi come me che girano per la città di notte senza luci, oppure persone che sfrecciano per le strade senza guardare, si buttano in mezzo alla strada e le macchine devono avere 8 occhi per non investirli. Però è una città assolutamente percorribile in bicicletta, questo è molto bello. Io torno a casa dopo la prima, anzi la seconda serata del Buskers e penso che ci tornerò anche nei prossimi giorni. Sono le 6:30 di mattina e io ne approfitto per fare una corsa adesso perché tra poco sarà invivibile per l'AFA e saremo tutti chiusi in casa. Mi trovo al Parco Bassani, che è il parco urbano di Ferrara, che probabilmente conosci già perché è stato inquadrato e filmato in altri video prima. E qui si sentono solo gli uccellini, qualche macchina in lontananza, pace dei sensi, allo stato puro. Ultimamente si parla molto del parco urbano qui a Ferrara perché qui si terrà il concerto di Bruce Springsteen l'anno prossimo, che è un evento eccezionale, straordinario, perché è la prima volta che Bruce Springsteen viene a Ferrara. Però ovviamente, e mi sento di dire giustamente, la luce è contro, stavo dicendo che molte persone hanno sollevato delle critiche perché questo concerto potrebbe avere un impatto non molto positivo sulla natura e sugli animali che abitano questo luogo. Quindi ci sono molte critiche, molte discussioni al momento. Il concerto si farà perché è confermato, ma molte persone hanno sollevato appunto delle critiche e, se devo essere sincero, mi trovano anche abbastanza d'accordo. Però, insomma, è il momento della colazione. Il bello dell'estate, una delle cose belle dell'estate è proprio la frutta. Il melone, le albicocche, le pesche. Se vuoi avere un'idea del mio livello di psicosi, puoi notare che io non incrocio mai le fette di melone. Sono tutte parallele, o quasi. Avrei bisogno di uno bravo. Adesso invece è il momento di lavorare. Fine della pacchia. Sto montando il video che uscirà la settimana prossima. È un video di cui sono molto soddisfatto. È un argomento molto interessante, molto particolare. Sono alcuni suggerimenti che vorrei darti per parlare italiano in modo più naturale. E qui è evidente il mio atteggiamento teatrale classico dei miei video. Ho fermato il video proprio in un momento di teatralità, quindi questa immagine rende veramente l'idea della mia personalità mentre giro i video. Comunque in realtà si tratta di un video molto 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 interessante. Non vedo l'ora di pubblicarlo. Concludo questo vlog, altrimenti diventa una palla. Spero che ti sia piaciuto e che tu abbia trovato interessante le cose che ti ho mostrato. Ti ho portato con me attraverso alcuni dei momenti più salienti della mia estate. Grazie per la tua compagnia e ci vediamo molto 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 presto.